si fa a risolvere un caso vecchio 100 anni? Era il 1917 quando la rivoluzione russa scoppiò, durante la quale molti membri della famiglia reale dei Romanov furono assassinati. Alcuni di loro però riuscirono a scappare e sembra che tra di essi ci fosse anche la più giovane dei Romanov, Anastasia. Il cartone della DreamWorks ha reso noto al grande pubblico questo avvenimento insieme alla storia dei Romanov. Ciò che è vero è che molte ragazze nel corso degli anni si fecero avanti sostenendo di essere proprio lei la perduta Anastasia Romanov, ma al contrario di ciò che avviene nel cartone, Anastasia non fu mai davvero ritrovata, fino a quando non è arrivata la genetica. Ciao detective, io sono Alice e oggi sveliamo insieme uno dei misteri più grandi del XX secolo, quello della famiglia Romanov. Cosa successe davvero ai Romanov dopo che arrivarono al potere i bolscevichi? Come può la genetica aiutarci a risolvere un mistero così antico? E soprattutto, che fine ha fatto Anastasia Romanov? Quando ero piccola mia mamma era appassionatissima di una serie chiamata Cold Case. La protagonista prendeva dei casi rimasti irrisolti per decine e decine di anni e riusciva in qualche modo a trovare la verità. Inutile dire che essendo una serie ad ogni puntata riusciva effettivamente a trovare il colpevole, ma nella realtà risolvere i cold cases è possibile proprio grazie all'aiuto dei laboratori di genetica forense. Prima che le tecnologie di analisi del DNA diventassero comuni negli anni 90, i criminali non si preoccupavano molto di non lasciare tracce. Quindi usare delle tecnologie nuove su dei reperti datati su cui probabilmente le persone lasciarono un sacco di materiale utile è il modo principale per risolvere tutti i casi irrisolti del passato. Purtroppo non è un lavoro semplice. Il DNA, come tantissime altre cose, ha una data di scadenza riportata sulla confezione, oltre la quale non è più possibile ricavare nessuna informazione dal codice genetico. Un momento. Se gli scienziati riescono a ricavare DNA da mammut che sono vissuti migliaia e migliaia di anni fa, com'è possibile non fare lo stesso con oggetti toccati appena un 20-30 anni fa? In effetti, il DNA, se tenuto in condizioni ideali di temperatura, umidità e molte altre, può preservarsi fino all'incirca 1 milione di anni. E il DNA più antico mai ritrovato risale all'incirca 800.000 anni fa. L'unico motivo però per cui è arrivato intatto fino a qua è praticamente perché ha vissuto all'interno di un freezer. Una massa di ghiaccio spessa circa 3 metri in Groenlandia. Quando invece prendiamo il DNA da una scena del crimine si tratta di oggetti di uso quotidiano, che quindi non sono in condizioni ottimali. Infatti un sacco di cose possono arrivare e contaminare le nostre preziosissime tracce. Hey, don't touch that. E l'ho imparato anche sulla mia pelle. Nella mia esperienza da ricercatrice ho passato tutto il tempo a cercare di risolvere una e una sola domanda. Quanto DNA dovremmo riuscire a prendere da una scena del crimine sapendo le condizioni ambientali in cui si trovava? Famosissimo è il caso di Yara Gambirasio, il cui corpo rimase esposto a condizioni di temperatura piuttosto basse per circa 3 mesi d'inverno. E quindi fu possibile recuperare del DNA. Infatti il DNA è piuttosto suscettibile e sopravvive intatto a temperature non molto elevate. Oltre a questo inizia progressivamente a disfarsi. In gergo diciamo che si degrada. E se il DNA degrada allora vuol dire che si perdono delle informazioni. E ogni informazione è preziosissima quando, prendendo del DNA, vogliamo capire se appartiene ad una persona che consideriamo un sospetto. Immaginiamo il DNA come una sorta di fotografia che dividiamo per comodità in 17 punti. È esattamente così che si analizza infatti la sequenza genetica. Non la prendiamo tutta perché sarebbe un po' troppo costoso e anche dispendioso in termini di tempo. Prendendo il DNA da una scena del crimine e guardando a questi 17 punti, possiamo compararli ai 17 punti del DNA di un'altra persona e vedere se c'è corrispondenza. Un DNA degradato però ha un problema gigantesco. Alcuni di quei 17 punti non sono più visibili e quindi non possiamo capire se c'è effettivamente la corrispondenza. Se prendendo le parti della fotografia riusciamo a ricomporla, allora vediamo qual era lo scatto originale. Ma immaginiamo di perderne alcune. A quel punto non sappiamo più se la fotografia originale sia questa oppure questa. Dunque, perché l'analisi forense del DNA sia precisa, è importantissimo che il DNA sia il più integro possibile. Ma cosa c'entra tutto questo con Anastasia Romanov? Dalla regia mi dicono che si pronuncia Anastasia, come anestesia. Sicuri? Ok, dunque, la piccola Anastasia, sono troppo concentrata per pronunciare bene il suo nome. Secondo gli storici, gran parte della famiglia Romanov fu giustiziata poco dopo lo scoppio della rivoluzione russa, ma i corpi non furono mai ritrovati. Ed è qui che nasce la leggenda. Nel luogo in cui si pensava fosse avvenuto l'assassinio trovarono moltissime tracce di sangue, che all'epoca non potevano ancora analizzare con precisione, ma appunto nessun corpo. Circa 1 anno e mezzo dopo, una rifugiata russa in Germania si presenta sotto il nome di Anna Anderson e rompe il silenzio dicendo di essere niente meno che Anastasia Romanov. La notizia si sparse per tutta Europa, tant'è che alcuni cugini dei Romanov che vivevano in Inghilterra si spostarono per andare ad incontrarla. E effettivamente questa donna era identica ad Anastasia. Devo ammettere che assomiglia molto ad Anastasia.
molto più delle altre. I record storici dicono che camminasse, parlasse e sapesse un sacco di cose sulla famiglia Romanov, ma non abbastanza da far credere di essere la reale Anastasia. Infatti, al contrario del cartone animato, Anna Anderson era un'impostora. E così come lei, moltissime altre donne nel corso della storia si finsero Anastasia per reclamare il trono perduto della famiglia reale russa. Fino a che nel 1991 9 scheletri furono riesumati da un punto non distante rispetto a dove si pensava fosse avvenuto l'assassino dei Romanov. Attraverso l'analisi della struttura ossea dei corpi ritrovati ci fu un'ipotesi che uno di essi potesse effettivamente essere la piccola Anastasia, ma non c'era modo di esserne certi. Era un vero e proprio cold case. Finché non è arrivata la genetica. Vi ricordate il DNA degradato? Grazie al fatto che i corpi fossero sepolti alcuni metri sottoterra, ad una temperatura decisamente inferiore rispetto a quella del suolo, le ossa ritrovate erano conservate al punto da permettere di avere un DNA completo, cosa che rese possibile un'analisi davvero precisa. E così si ebbe un'immagine completa di quelle che erano state le vittime di questo assassinio. Gli scienziati compresero che dopo tutto si trattava della famiglia Romanov, incluso lo zar, la zarina e 3 dei loro figli, tra cui anche la piccola Anastasia, la quale pare che non sia dopo tutto riuscita a sventare l'attacco dei bolscevichi. Ok, quindi zar, zarina e 3 dei loro figli. E gli altri? Nel 2007 un secondo studio molto più preciso, con tecnologie di ultima generazione, fu in grado di scoprire che effettivamente anche gli altri figli di Romanov erano deceduti nell'attacco. E così come la dinastia e la famiglia reale, anche il mistero venne archiviato. Ok, una pessima battuta, però è la deformazione professionale. Per oggi è tutto, Detective, grazie per essere rimasti con me a svelare la storia della famiglia Romanov. Io vi aspetto alla prossima puntata con nuovi misteri su tutto ciò che ci circonda. Ciao!